Quanto preoccupati siete personalmente del cambiamento climatico? In una scala da 1 a 10, quanto preoccupati siete del cambiamento climatico e del riscaldamento globale? Dunque 1 poco, 10 tantissimo. Bene. Dunque, tranne da TED, si parla relativamente poco del cambiamento climatico. Se pensate ai media, se ne parla poco in paragone, diciamo, quanto si parla di Trump o quanto si parla del Brexit o della riforma costituzionale. Sui social media, se non avete degli amici veramente appassionati dal tema, anche lì è raro in fondo che notizie appaiano. Ma quello che è più sorprendente è quanto poco se ne parli, diciamo, a casa, con gli amici, a un tavolo. Degli studi in America dal Climate Change Communication Centro di Yale mostrano che il 70% degli americani non hanno mai o molto raramente parlato di cambiamento climatico, diciamo, nel loro cerchio prossimo di amici. Questo è particolarmente sorprendente perché, adesso non so i vostri risultati, ma negli ultimi anni è molto chiaro che il livello di consapevolezza rispetto ai cambiamenti è molto elevato, siamo all'80% nella maggior parte dei paesi, e quello che sta crescendo anche molto, molto rapidamente è anche il livello di preoccupazione. Posso immaginare che probabilmente una buona parte di voi avrà messo qualcosa nell'ordine tra il 6 e il 10, diciamo, a livello di preoccupazione. Allora, perché non se ne parla? Perché se ne parla poco, malgrado che ci sia questo livello di ansia, in fondo. Un grande scrittore, Amitav Ghosh, dice un po' come parlare della morte, si cerca di non parlarne. Degli psicologi, ci sono tanti psicologi adesso che si stanno occupando di cercare di capire la nostra relazione appunto all'ambiente, dicono che abbiamo proprio un problema a riconoscere negli altri questo livello di interesse e preoccupazione. Evitiamo, siamo una specie di spirale del silenzio, perché in fondo pensiamo che agli altri non interessa. Dunque evitiamo di parlare di cose che rischiano di metterci in conflitto, rischiano di imbarazzarci. Ecco, quando però si cambia, se a livello del discorso personale, questo non emerge, questo tarlo di preoccupazione però rimane. E se cambiamo il livello di analisi, se iniziamo a guardare proprio ai comportamenti, alle pratiche quotidiane, e a me piace guardare proprio quello che le persone fanno nel quotidiano, vediamo che i cambiamenti sono molto, molto, molto superiori. Abbiamo fatto un paio di studi, il primo è uno studio abbastanza divertente che abbiamo fatto a Milano all'occasione del Salone del Mobile, visto che c'è un grande passaggio. Abbiamo messo 2 grandi, diciamo, lavagne con 2 frasi un po' provocatorie: per fermare il cambiamento climatico e poi c'era da completare, o stiamo uccidendo il pianeta ma non riesco a non. Dunque, visto il flusso che c'è, questa era la cascina Cuccagna, visto il flusso di gente, abbiamo avuto centinaia e centinaia di risposte, tanto che ogni tot ore dovevamo cancellare tutto dalla lavagna. Quello che è interessante e che parla un pochino a questo fenomeno del silenzio, diciamo, progressivo, che le lavagne si riempivano di più quando c'erano già delle cose, cioè il primo riflesso era quello di andare, guardare, lasciami guardare, mi dicevano lasciateci guardare cosa gli altri hanno scritto, vedere cosa altre persone facevano e poi completare. E ci sono dei pattern, e quello che è interessante è che veramente sono saltati fuori centinaia di piccole soluzioni, piccole pratiche quotidiane, tante intorno alla mobilità, tante persone che parlano della bicicletta, eccetera, tante persone ovviamente intorno al cibo, poi delle cose divertenti, cioè non ho la vasca, eccetera. In Italia quello che emerge molto chiaramente è una grande attenzione all'acqua, l'acqua come risorsa preziosa, tengo l'acqua, lavo di meno, cerco di fare delle docce corte, eccetera, eccetera. Dunque dei temi ricorrenti, poi tante soluzioni individuali, eccetera. Era un pochino una provocazione, ma era anche il momento di far partire delle discussioni che abbiamo avuto in modo abbastanza approfondito. Ecco, un altro studio invece che abbiamo fatto a Londra, questo più di natura etnografica che quello che io faccio in genere, siamo andati a vedere, diciamo proprio di nuovo, guardare un po' come si svolge il quotidiano, quali sono la vita quotidiana e come le pratiche quotidiane sono in un certo senso informate o no, o influenzate o no da una certa consapevolezza del cambiamento, della propria azione sul cambiamento del clima.
Allora, 2 parole di premessa sulla vita londinese, che sicuramente sapete anche voi: un costo della vita allucinante, un costo delle abitazioni pazzesco, una crisi molto forte dunque dell'abitazione, per cui diciamo una grande proporzione di persone, soprattutto prima del periodo della famiglia, eccetera, che vivono in spazi condivisi, dunque cioè ci si affitta un appartamento insieme. Questo è diciamo, il punto di partenza, che è visto anche però non solo come una soluzione economica, ma anche una soluzione sociale e anche in fondo un primo passo verso una specie di condivisione delle risorse. Ecco, quando si parla di mobilità, nessuna delle persone con cui abbiamo discusso e che abbiamo osservato in caso, nessuno possiede un'automobile personale. Tanti non hanno neanche la patente. Dunque il mezzo di trasporto per eccellenza, chiaramente piedi e trasporti in comune, e poi la bicicletta. Di nuovo, visto i costi esorbitanti dei trasporti londinesi, la scelta della bicicletta nasce per fondamentalmente 4 motivazioni forti, che sono un po' poi il tema che vedremo attraverso tutto, diciamo, quello che informa un pochino tutte le scelte. Uno è quello, va bene, dell'ambiente, il secondo chiaramente è quello del costo, il terzo molto importante è quello della salute, cioè il fatto di fare esercizio, di muoversi, eccetera, e il quarto è quello di una certa autonomia, l'autonomia, il controllo, un senso di controllo sui propri spostamenti. Il secondo punto, dove stiamo vedendo proprio una trasformazione molto, molto grossa, è intorno all'alimentazione, un po' come abbiamo visto in Italia, dunque una crescita importante chiaramente delle persone che non mangiano carne, e poi una crescita di quelli che vengono chiamati flexitarians, cioè persone che hanno ridotto in modo drastico la carne, però non sono dogmatici, cioè se gli capita, ma non così. E poi un'attenzione veramente pronunciata all'origine del cibo, cioè da dove il fatto che non venga da troppo lontano, che non venga dalla Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. Dunque una specie di attenzione. E anche lì, quando possibile, diciamo, cibo organico, dunque anche lì 4 fattori, cioè questo fattore di una specie di controllo, una maggiore consapevolezza su quello che è la salute, il costo e l'ambiente, molto molto forte. C'è una cosa che sta succedendo a Londra molto interessante, che era scomparsa, era una cosa un po' per persone anziane, sono gli allotments, cioè gli orti condivisi. Ci sono 25 anni di attesa nella maggior parte dei boroughs per avere accesso a un orto, ma abbiamo incontrato un po' di persone appunto che lo fanno, e se non riescono fanno crescere cose varie sui loro terrazzi. Anche lì qual è il tema? Il tema è quello del voglio provare cosa vuol dire far crescere qualcosa, voglio tentare, cioè tentare che cosa comporta, in un certo senso, una specie di spirito di conoscenza. I consumi, ecco, forse anche lì un cambiamento veramente radicale, cioè il motto, la parola chiave è sempre stata poco ma di qualità, cioè la lotta contro la quantità a bassissimo costo, lo lavo 2 volte poi lo butto perché di pessima qualità, eccetera. Tutti ci dicono poco ma di qualità. Qui ci ritroviamo anche con il fatto di avere spazi condivisi, per cui la possibilità di un accumulo molto inferiore, il fatto di muoversi in bicicletta, per cui di non trasportare da lontano, eccetera. Però una coscienza molto forte, abbiamo sentito tante volte la frase tutto è energia, noi mangiamo CO2, tutto quello che abbiamo è prodotto con energia, dunque una fortissima coscienza. E qui vorrei fare una micro parentesi, perché c'è un discorso molto forte da parte degli economisti che tutte le nostre scelte e tutti i cambiamenti di consumi sono essenzialmente dovuti alla crisi, eccetera. Qui quello che abbiamo osservato è veramente una posizione morale, se volete, una posizione rispetto a un cambiamento del modo di consumare profondo. Poi un'altra cosa, sempre nei consumi, l'idea del ciclo. Un ciclo, cioè quello che interessa in un certo senso avere delle cose che possono non solo durare, che possono essere riparate, che possono essere passate avanti. Qualcosa che sta funzionando moltissimo a Londra sono questi servizi di free cycling. Ho un tavolo, cambio casa, metto online il fatto che questo tavolo è disponibile, qualcuno passa a prendere, lo do via, io stesso cambio casa, cerco un tavolo, vedo online che cosa c'è, eccetera. Una specie di ciclo diciamo, molto più lungo del consumo. Ecco,
E un tema molto forte, nel quale appunto la sensazione di autonomia invece non è presente, è quello dell'energia. Tante persone, appunto per le loro condizioni di vita, per il fatto di condividere, di essere in condomini, eccetera, dicono ci piacerebbe cambiare le nostre fonti di energia, ma non possiamo, siamo un pochino succubi a quello, ma è un tema che è presente. Cioè, o fare delle cose di questo genere, collegarsi a una fotovoltaica oppure cambiare. Ecco, quali sono un pochino le tematiche, cioè le parole chiavi che abbiamo sentito? Chiaramente c'è una parola molto forte che è quella di precarietà, che non è solo la precarietà economica, ma proprio una specie di precarietà assoluta, cioè la precarietà dell'ambiente, precarietà di esistenza, eccetera. E a questa si oppone molto fortemente l'idea di un tentativo di recuperare la propria, in inglese si chiama agency, il proprio controllo, la propria possibilità di azione. E tanti di questi modi sono dei modi di recuperare in un certo senso l'azione. Poi abbiamo sentito tante volte la parola di risorse e di responsabilità, le due cose che vanno insieme. Cosa posso fare? Scelgo una risorsa su cui sono responsabile. Però quello che è molto forte è il fatto che tutte queste dinamiche, tutti ci hanno parlato del fatto di quanto sono personali queste azioni, cioè quanto in fondo sono individuali. Come dicevo, non c'è un discorso pubblico, per cui la gente si sente relativamente sola, in un certo senso, in queste piccole azioni che fanno a livello quotidiano. Quello che è interessante è il fatto che l'azione sta precedendo il discorso. C'è un discorso pubblico che in un certo senso è molto più in ritardo rispetto a quello che sono le azioni individuali e c'è uno scollo. Allora, noi, appunto, io sono un'antropologa digitale, dunque mi occupo di digitale, credo che il web negli ultimi 20 anni abbia avuto un impatto molto forte sui comportamenti e dunque abbiamo creato qualcosa per cercare di mettere insieme e di facilitare l'azione. Questa piattaforma la potete provare quando avrete il permesso di tirar fuori i telefonini di nuovo, si chiama Beta If You Want To, cioè se vuoi, e quello che fa raccoglie migliaia di servizi per aiutare l'azione, cioè aiutare l'azione sostenibile. C'è dentro di tutto, da apps per condividere viaggi, a mappe per sapere se il proprio tetto è orientato nella direzione giusta, a modi di trovare, dare via cibo, eccetera, eccetera. È geolocalizzata, se guardate ci sono parecchie cose anche in questa regione, cioè in Lombardia c'è tantissimo. Ma quello che è interessante è che questa base è stata costituita da una comunità, cioè la gente continua, giorno dopo giorno, ci propongono delle cose, ci mettono dentro delle cose. E quello che stiamo cercando di fare, in un certo senso, è di dire no, non solo agevoliamo l'azione, cioè non solo permettiamo all'azione di trovare dei modi di fare, delle piccole azioni individuali, ma anche di cercare di dare, in un certo senso, uno spazio comune di discorso, appunto, visto che il discorso è assente. E le reazioni che abbiamo sono proprio di questo genere. Cioè, oh, c'è qualcosa, non sono solo, c'è qualcun altro che sta facendo qualcosa, ma guarda, c'è una cosa divertente che posso fare. E questo è lo scopo, in un certo cercare di ricongiungere, in un certo senso, l'azione al discorso e riconoscere che le nostre azioni stanno andando più velocemente. Grazie.